Il progetto più audace della carriera di Ozan Akbaba. Nessuno lo aveva previsto in questo modo. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono le nostre analisi piccanti e i retroscena del piccolo schermo, iscrivetevi al canale e sosteneteci. Quando le leggende tornano, le aspettative schizzano in alto. Sandokan, Il pirata indimenticabile, il tigre della Malesia, è riapparso in televisione dopo molti anni. E la guida di questa rinascita è nelle mani di una star amatissima tra Turchia e Italia, Ozan Akbaba. Ma questa rimessa in scena ha davvero onorato il mito? O abbiamo assistito a un racconto smarrito, confezionato in un abito sontuoso? La prima stagione di Sandokan, in onda su Rai 1 e da poco conclusa, ha spaccato il pubblico. Azione spettacolare, cast internazionale, interpretazioni discusse. E soprattutto una curiosità inevitabile intorno alla presenza di Sinem Unsal al fianco di Ozan. In questo video, Ozan Akbaba è davvero Sandokan? La serie è un trionfo o un'occasione mancata? E cosa promette la seconda stagione? Affronteremo tutto con lo stile sensazionale che amate, ma senza rinunciare alla sincerità. Se siete pronti, andiamo a fondo, insieme alla tigre della Malesia. Scaviamo, senza timori. Sandokan, rinascita di un mito o sogno interrotto? Uno sguardo completo alla prima stagione con un occhio da rivista di spettacolo. La televisione, si sa, spesso si aggrappa al potere della nostalgia. Personaggi immortali, storie scolpite nella memoria e leggende capaci di unire generazioni vengono rievocate con linguaggi nuovi. Sandokan appartiene a questo gruppo speciale. La creatura di Emilio Salgari, il pirata più iconico della letteratura avventurosa, torna con un'estetica moderna, un cast internazionale e, soprattutto, un nome capace di accendere i trend, Ozan Akbaba. La prima stagione, composta da 8 episodi, non è solo una serie, è anche una scommessa, un rischio calcolato e un evento televisivo caricato di aspettative. Il punto è, il risultato è all'altezza? Il pacchetto scintilla, ma il cuore batte davvero? Per rispondere, non basta parlare di sceneggiatura e recitazione, bisogna attraversare il mondo visivo, l'azione, la componente romantica e l'onda mediatica che il progetto ha generato. L'origine di una leggenda. Scelta illuminata o lama a doppio taglio? Forse la decisione più coraggiosa è stata avviare il racconto non dalla figura mitica già compiuta, ma dall'uomo prima della leggenda. Nei romanzi di Salgari, Sandokan è leader e simbolo di resistenza contro il colonialismo britannico. La serie, invece, punta sul prima: ferite, perdite, contraddizioni, trasformazioni intime. È una scelta molto attuale. Lo spettatore di oggi preferisce personaggi feriti e in divenire, meno perfetti, più umani. Questa prima stagione cerca proprio questo, non il pirata, ma la nascita dell'uomo. Ma c'è un rischio. Con un'icona come Sandokan, molti si aspettano da subito carisma e comando. In alcune puntate questa promessa si accende, in altre il ritmo rallenta, e quell'epica attesa fatica a decollare fino in fondo. Ozan Akbaba, trionfo fisico, esame emotivo. L'annuncio di Ozan come protagonista ha avuto l'effetto di una scossa. Ambizioso, preparato, deciso a imporsi a livello internazionale, ha preso Sandokan come banco di prova definitivo. Sul piano fisico, la vittoria è indiscutibile. Duelli di spada, inseguimenti, mare agitato, cavalcate, tutto parla di un training serio. Sapere che molte scene sono state girate senza controfigura aggiunge quella grana di realtà che lo spettatore avverte. La presenza scenica, lo sguardo fiero, l'energia che riempie l'inquadratura, nell'azione, Ozan convince con facilità. Per un eroe cresciuto in simbiosi con la natura e con un istinto di sopravvivenza affilato, questa fisicità è oro puro. Ma quando il racconto chiede profondità emotiva, il quadro si fa più complesso. Nei momenti più intimi, specialmente con Lady Mariana, l'interiorità di Sandokan non sempre brilla come dovrebbe. C'è chimica con Sinem Unsal? Qui la storia si fa interessante. Essendo una coppia che il pubblico conosce e segue, la loro complicità traspare in molti scambi. Sguardi che raccontano più delle parole, tocchi misurati, silenzi densi. Eppure, non di rado, sembra che la sceneggiatura trattenga i due, non offrendo a Sandokan lo spazio necessario per esprimere fino in fondo la sua ferita. Il risultato? Alcune emozioni restano in superficie, come onde che non si infrangono mai del tutto. Sinem Unsal è Lady Marianna,
il cuore pulsante o l'anello fragile? Lady Marianna, interpretata da Sinem Unsal, è uno dei baricentri morali del racconto. Donna costretta dentro le maglie di un XIX secolo ferreo, divisa tra doveri e desideri, tra il richiamo dell'ordine e il vortice dell'avventura. Sinem le concede grazia e nervo, traducendo il dissidio con sguardi e sospensioni, più che con frasi a effetto. La sua Marianna ha dignità e crepe, dolcezza e testardaggine. Performance solida, credibile, coerente. Il nodo, tuttavia, sta nelle motivazioni narrative. La passione per Sandokan appare a tratti meno fondata rispetto al vincolo che la lega al mondo di Lord Brock, e questo genera domande nello spettatore. Perché l'attrazione verso il pirata è così potente? Qual è il punto di non ritorno di questa donna? La serie indugia, rimanda, suggerisce, ma fino al finale non offre una risposta pienamente appagante. È un difetto di scrittura più che di interpretazione, e pesa proprio perché la storia d'amore è chiamata a reggere una parte della posta in gioco. Ed Westwick, il volto magnetico del male. Lord Brooke, interpretato da Ed Westwick, è tra i personaggi più delineati. L'attore, maestro nel dare forma a antagonisti freddi e raffinati, trova terreno ideale, glaciale, arrogante, ossessionato dal controllo. Un cattivo che il pubblico ama detestare. La sua resa è tanto precisa da rubare, in alcune scene, la scena a Sandokan, cosa che paradossalmente giova all'equilibrio del racconto. Per un eroe forte serve un antagonista altrettanto incisivo, e Lord Brock non delude. Yanes de Gomera, una profondità inattesa. Yanes, interpretato da Alessandro Preziosi, parte come spalla brillante, con guizzi ironici che ricordano altri furfanti di mare, ma col passare degli episodi si stratifica. Amico, coscienza, mente e talvolta freno di Sandokan, diventa l'elemento che impedisce al mito di smarrirsi nell'ego. Preziosi tratteggia un personaggio multiforme con misura e carisma. Mondo visivo e azione. Quanto è credibile Sandokan? La qualità produttiva è, nel complesso, convincente. Battaglie navali, duelli, scenografie e costumi rivelano cura artigianale. Gli effetti speciali, pur arrivando talvolta al limite del formato televisivo, non rompono l'incantesimo. Le location tropicali, i palazzi coloniali, il disordine regolato del mondo dei pirati, tutto contribuisce a un'atmosfera che avvolge lo sguardo e sostiene la narrazione. Impatto mediatico. Sandokan è diventato un fenomeno? Con Ozan Akbaba e Sinem Unsal nello stesso progetto, l'eco mediatica era inevitabile fin dal primo episodio. Post dei fan, tag virali, copertura internazionale, l'onda è stata alta. Le foto dai set, i video degli allenamenti, i momenti rubati tra una ripresa e l'altra, hanno alimentato il racconto parallelo del loro rapporto. Il pubblico ha letto in ogni occhiata un indizio, in ogni sorriso una conferma, cercando il confine fra personaggio e persona. E non sono mancate le speculazioni. Lavorare insieme ha rafforzato la coppia o ha creato tensioni? Alcune scene particolarmente intense hanno acceso i commenti, qualche story criptica ha fatto rumore, e un like fuori posto ha generato mini terremoti. Ma tutto questo ha giocato a favore della serie, spingendo gli indecisi a recuperare gli episodi e a farsi un'opinione. Successo o inciampo? La definizione più onesta per questa prima stagione è successo condizionato. Punti di forza. Produzione accurata, azione efficace, interpretazioni solide di Ed Westwick e Alessandro Preziosi, e una corrispondenza fisica di Ozan con il ruolo che non si discute. A questo si aggiunge il fattore coppia. Vedere Ozan e Sinem misurarsi insieme con una leggenda ha acceso curiosità e affezione. Punti deboli. La storia d'amore non è ancora scavata come meriterebbe. Il ritmo talvolta si sfilaccia, e l'arco emotivo di Sandokan ha bisogno di strati in più. Sandokan resta un progetto dal potenziale enorme. Se nella seconda stagione i rapporti verranno approfonditi e la traiettoria verso la leadership verrà definita con maggiore chiarezza, il salto verso lo status di leggenda è a portata di mano. La nuova stagione, attesa tra la primavera e l'estate del 2026, darà la risposta definitiva. Per ora, Sandokan non è né un trionfo assoluto né una delusione totale. È un inizio promettente, vivo, imperfetto. Questa prima stagione ce lo ha detto con chiarezza, la storia non è finita. Abbiamo visto Ozan Akbaba imprimere il proprio segno al ruolo, Ed Westwick brillare come antagonista di razza, e una storia d'amore che chiede ancora respiro. La domanda,
Ora, è semplice e spietata. Cosa accadrà dopo? Sandokan diventerà davvero la leggenda che tutti aspettano? O resterà sospeso, come una vela immobile in bonaccia? Tocca a voi. Pensate che la serie abbia centrato l'obiettivo o abbia mancato l'occasione? Diteci la vostra nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e restare con noi nelle prossime puntate. Dietro le quinte incandescenti delle serie e il meglio del gossip dal mondo dello spettacolo. A presto, e continuate a mettere alla prova le leggende. Buon anno!